Doveva essere solo un favore, una comparsa a un matrimonio tra sconosciuti, ma bastò una villa sbagliata, una sposa assente e uno sguardo troppo sincero per cambiare tutto. A volte l'amore arriva quando sbagli completamente strada. Ciao, sono Rossana e ti invito a seguire questa storia ricca di colpi di scena e sincerità tra due persone, che spero ti terrà incollato allo schermo fino all'ultimo istante. Il sole di fine maggio accarezzava dolcemente le colline umbre, tingendo d'oro i campi e le stradine bianche che serpeggiavano tra oliveti e vigneti. Elisa Romano, 27 anni, scese dalla sua vecchia Yaris con un misto di curiosità e disagio. Non era il tipo da matrimoni glamour in tenute storiche, ma quando Laura, la sua ex coinquilina, le aveva proposto di sostituirla come accompagnatrice al matrimonio di una vecchia compagna di liceo, aveva pensato: perché no? Si era vestita con il meglio che aveva trovato nell'armadio, un abito blu di lino, semplice, con le spalle scoperte e un paio di sandali comodi. Aveva raccolto i capelli in uno chignon improvvisato e si era truccata appena, si sentiva come un'infiltrata. Superò il cancello della villa e parcheggiò tra macchine eleganti sul piazzale. L'edificio davanti a lei era un'elegante costruzione in pietra chiara, ricoperta di bougainville, decorata con lampade di ferro battuto e aiuole perfettamente curate. Incerta superò il passaggio a volta e si ritrovò nel giardino gremito di ospiti eleganti. Un cameriere le passò accanto con un vassoio di flute pieni di spumante. «Scusi, è qui il matrimonio Mancini De Santis?» chiese lei. Il cameriere la guardò per un secondo e poi sorrise, imbarazzato. «Temo di no, signorina. Chi si festeggia De Santis Rinaldi. Il matrimonio Mancini De Santis è la prossima settimana, nella villa accanto». Elisa sgranò gli occhi. «Sta scherzando?» Le mani di Elisa iniziarono a sudare. «No, mi dispiace, però se vuole restare faccia pure. C'è così tanta gente che non se ne accorgerà nessuno». Elisa esitò. Aveva guidato 2 ore per arrivare lì, indossava le scarpe giuste per un matrimonio e la location era splendida. Così fece una cosa che non aveva mai fatto, si infilò tra gli invitati, cercando di passare inosservata. Il giardino sul retro era un piccolo paradiso, archi di fiori, tavoli bianchi elegantemente apparecchiati, musica classica suonata dal vivo. Non aveva mai visto niente di così bello e perfetto se non sulle riviste che sfogliava di tanto in tanto. Sì, sedette in fondo, vicino a una siepe di alloro, e nessuno sembrava notarla. Era curiosa di vedere gli sposi, ma soprattutto il vestito della sposa, per poter sognare che un giorno anche a lei potesse succedere tutto questo. Si accorse che qualcosa che non andava. La cerimonia tardava a iniziare. Gli invitati si guardavano l'un l'altro, confusi. L'orchestra aveva già intonato 2 volte la marcia nuziale, ma la sposa non si era ancora vista. Dopo una ventina di minuti, lo sposo, che fino a quel momento era stato in un angolo con il suo telefono in mano, si avvicinò a una donna dai capelli argentati. Sembrava sua madre. Lui le parlò per qualche minuto e sul viso della madre calò una maschera di sgomento. Dopo aver finito di parlare, lo sposo salì i gradini del gazebo. «Amici, vi ringrazio per essere qui», cominciò con voce ferma ma stanca, «ma purtroppo la cerimonia oggi non ci sarà. La sposa ha deciso di non presentarsi». Un mormorio scosse la platea. Alcuni si alzarono, altri si guardarono increduli. Elisa non sapeva cosa fare. Aveva appena assistito a un matrimonio, andato in frantumi ancor prima di iniziare. Quando si alzò per andarsene, cercando di non attirare attenzione, dovette passare vicino allo sposo, che nel frattempo si era spostato verso l'uscita. I loro sguardi si incrociarono. Lui la fissò per qualche istante, come se cercasse di capire chi fosse. Poi la seguì. «Mi scusi, lei non è un volto che conosco. È una parente di Giada?» Elisa si voltò. «Credo solo di aver sbagliato villa. I cognomi di uno degli sposi è molto simile a uno di questo matrimonio, e così eccomi al me matrimonio sbagliato». Lui sollevò un sopracciglio. «Sul serio?» «Sì, dovevo essere al matrimonio Mancini De Santis. A quanto pare era qui vicino, ma evidentemente non è questo». Per un attimo lui la fissò, poi scoppiò a ridere. Una risata vera, spontanea, che sembrava sbloccare qualcosa. «Fantastico, il giorno in cui la mia futura moglie decide di non presentarsi, arriva anche un'estranea, per errore». Elisa moriva dalla vergogna. «Me ne sto andando, mi spiace per la sua situazione». Lui la guardò e ancora con il sorriso sulle labbra le disse: «No, rimanga.
È bello parlare con qualcuno che non sa già tutta la mia storia e mi guarda con compassione. Camminarono insieme fino a una terrazza affacciata sui vigneti. Un cameriere portò loro dell'acqua. Parlarono a lungo. Lui si chiamava Tommaso De Santis, architetto, figlio di un noto imprenditore vinicolo e del matrimonio combinato delle due famiglie. Lei gli raccontò della sua libreria indipendente a Perugia, delle notti passate a ordinare scaffali, della passione per la narrativa francese e del suo gatto chiamato Flaubert. «Sai cosa mi piace di te?» disse lui. «Mi ascolti e non mi stai giudicando». «Non ne ho motivo», rispose lei. «Sono venuta a un matrimonio sbagliato e ho finito per conoscere lo sposo e passare un pomeriggio in sua compagnia. Anzi, direi il miglior pomeriggio da tempi memorabili. È già abbastanza surreale così». Quando la madre di Tommaso arrivò per portarlo via, una donna elegante e rigida, guardò Elisa dall'alto in basso. Lei si sentì piccola e invisibile. Si alzò di scatto. «È stato un piacere e buona fortuna per tutto». «Aspetta», disse lui, «non andare via così». La madre fulminò Tommaso con lo sguardo, stringendogli il braccio e parlandogli con la voce quasi isterica. «Tommaso, ma cosa pensi di fare? Abbiamo un problema da risolvere. La tua futura moglie non si è presentata per chissà quale motivo e tu stai qua a ridere e scherzare con una sconosciuta». Guardò con aria di superiorità Elisa. Probabilmente non è neanche un'invitata, ma una ragazza che è qua per racimolare qualche extra. Tommaso si spostò bruscamente dalla madre guardandola con occhi severi. «Sono appena stato lasciato sull'altare, come in una perfetta commedia satirica, perché la mia futura sposa è innamorata di un altro e tu vieni qua a parlare male di questa ragazza che non conosci neanche per sfogare tutta la tua rabbia». Il suo sguardo si fece ancora più severo. «Sono quasi felice che questa giornata abbia preso questa piega. Io e Giada eravamo solo le marionette delle nostre famiglie. Almeno lei ha avuto il coraggio di seguire il suo cuore». Tommaso si avvicinò a Elisa, che nel frattempo guardava imbarazzata madre e figlio discutere. «Non appartengo a questo mondo, Tommaso. Tua madre ha ragione». Lui la guardò e con un sorriso sulle labbra le disse: «Forse neanche io ci appartengo più. E tu? Tu sei stata l'unica cosa vera di oggi». «Sì, ma per sbaglio». Tommaso ormai era sicuro, anche se aveva conosciuto quella ragazza da poche ore, sapeva che con lei avrebbe trascorso solo momenti indimenticabili. «A volte è proprio l'errore che ci mostra la strada giusta», disse prendendole la mano. La madre si allontanò borbottando tra sé e i due ragazzi scoppiarono a ridere nello stesso momento. «Allora, cosa proponi di fare adesso?» chiese Elisa con il cuore che batteva all'impazzata. Tommaso la guardò negli occhi stringendole entrambe le mani. «Non chiedo altro che un caffè, una cena, insomma, un primo appuntamento». I due ragazzi si salutarono un paio d'ore dopo aver passato il tempo passeggiando e raccontandosi della loro vita e dandosi appuntamento di lì a 3 giorni per il loro vero primo appuntamento. I mesi passarono e Tommaso ed Elisa erano più che mai innamorati. La famiglia benestante di Tommaso imparò ad apprezzare le doti e la tenacia della ragazza, che giorno dopo giorno riuscì a farsi spazio anche nei loro cuori. La madre di Tommaso, che era presidente di molte associazioni di volontariato, organizzò moltissimi eventi per promuovere la libreria indipendente di Elisa, ma fece anche qualcosa di inaspettato. Proclamò un concorso letterario per nuovi scrittori, il tutto per far sì che i nuovi scrittori in erba potessero avere fiducia in se stessi e coltivare la loro passione. Il suo cuore si era ammorbidito. Un anno dopo, sotto lo stesso cielo umbro, con un tramonto simile e lo stesso profumo di lavanda nell'aria che aleggiava un anno prima, l'anno del loro primo incontro, Tommaso ed Elisa si sposarono. Questa volta la sposa non tardò neanche un minuto e quando il celebrante chiese se qualcuno aveva qualcosa in contrario, una voce squillante dal fondo della platea gridò: «Era ora, finalmente!» Era Laura, l'amica ex coinquilina di Elisa che, anche senza volerlo, aveva permesso a queste due anime gemelle di incontrarsi. Anche la mamma di Tommaso, una volta una donna severa ed attenta alle apparenze, voleva dire la sua: «Non perdiamo tempo e lasciamo che questi due innamorati festeggino, io voglio dei nipotini». Tommaso e Elisa si guardarono negli occhi con un sorriso smagliante e il cuore colmo di felicità. Nessuno ancora lo sapeva, ma a promettersi amore eterno non erano in 2, ma in 3, perché il loro amore era già sbocciato e questa era la sorpresa che avevano preparato per il matrimonio, l'annuncio che presto sarebbero diventati dei genitori.
A volte è proprio da un errore che la vita ci sorprende. Un giorno sbagliato, una villa sbagliata, un amore nato per caso, e un anno dopo lo stesso luogo che aveva visto due destini smarriti diventava il luogo del loro sì, perché anche gli sbagli a volte sanno portarci esattamente dove dobbiamo essere. Se questa storia ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi racconti. Non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.